attento a quello che dici quando parli di te, la trappola dell'oversharing. Quando raccontiamo di noi vuol dire che ci apriamo, vuol dire che ci fidiamo. Lo facciamo per i motivi giusti, lo facciamo tutti, vogliamo essere capiti, raccontare e in quel modo creare vicinanza e soprattutto essere umani. Ma le conseguenze a volte sono insospettate e a volte anche disastrose. Hai presente nei polizieschi americani quando arrestano qualcuno la prima cosa che gli dicono e glielo devono dire per legge è: tutto quello che dirai potrà essere usato contro di te. Si chiama avviso Miranda. E a noi? A noi nessuno ce lo dice, però vale lo stesso. Gli inglesi hanno una parola per questo, si chiama oversharing, aprirsi troppo. E oggi guardiamo perché lo facciamo. Quando accade e soprattutto come evitare di cadere in questa trappola. Seguimi. Buongiorno a tutti, io sono Cristina Ferrero, sono counselor professionista, sono mediatore familiare. La mia professione è aiutare le persone ad aiutarsi. Oggi parliamo di una cosa che facciamo tutti, nessuno escluso. Allora, condividiamo, raccontiamo, ognuno racconta di sé. Cosa vuol dire aprirsi? Vuol dire creare vicinanza. È uno dei modi più belli che esistono per costruire un legame vero. Aprirsi, scambiare. E allora cosa si fa? Si apre il libro e si fa entrare l'altro nella propria narrazione, nella narrazione della propria vita. Però c'è un problema. Il problema è che certe cose che mettiamo fuori in quel momento lì di entusiasmo non era il caso di metterle fuori. Il problema è che in quel momento là sembrava giusto, sembrava un modo per essere autentico, però era troppo. Il problema è che le conseguenze di quelle parole scappate, consegnate all'altro, le conseguenze non arrivano subito. È questo qua il punto vero. Arrivano dopo, arrivano mesi dopo e a volte anni. E allora ti chiedo, ti è mai capitato di chiederti perché una certa relazione al lavoro, una relazione sentimentale sia andata storta, senza riuscire a capire che cosa fosse successo e senza riuscire ad andare a capire che fosse qualcosa che tu hai raccontato in un momento in cui quella persona o non doveva saperlo o non era ancora pronto per saperlo, oppure perché poi l'ha usato. E allora noi italiani siamo dei gran chiacchieroni e lo sappiamo, lo diciamo anche, ci piace, no? Con un certo orgoglio. Però nel mondo anglosassone esiste una parola precisa per questo meccanismo e si chiama oversharing. Sharing, condividere, over, troppo. E loro ci hanno costruito sopra libri, ricerche, percorsi. Perché? Perché hanno capito, e bisogna capire, la differenza fra aprirsi e aprirsi troppo. E non è una questione di stile, è una questione di benessere delle relazioni e benessere tuo. E già che ci siamo, quello di cui parliamo oggi, il come ti posizioni nelle relazioni, il come stai con gli altri senza svenderti, è esattamente quello su cui ho costruito il mio corso online, un corso che si chiama Stare con gli altri restando forte. È un corso che è un percorso pratico, ti prendo per mano per imparare a stare nelle relazioni con più consapevolezza, più forza, essere veramente te stesso e parte da un punto importante: gli altri non cambieranno, ma tu sì. Lo farai tu attraverso questo percorso di consapevolezza. Cosa troverai? Troverai 5 sezioni con lezioni, esercizi pratici, quiz, materiale scaricabile per imparare a non prenderti tutte le colpe e a riprenderti la tua vita da protagonista. E direi che è venuto il momento, finalmente, e allora riparti da te. L'unica cosa che puoi fare e su cui hai controllo ed è la cosa più importante. Riparti da te e cambia il mondo. Trovi tutto quello che vuoi sapere nel link qui sotto, in descrizione, nel primo commento. E che altro dire? Io ti aspetto là.
Siamo ritornati qui a guardare come funziona l'oversharing e come puoi evitare di cadere in questa trappola. 1. Quando le parole tornano indietro. Capita a tutti ogni tanto di raccontare di sé senza pensarci troppo, quasi in libertà, al vicino che si trova in treno, quello in coda al supermercato, si fa la battuta e con uno sconosciuto, sai che non rivedrai più. Lo sai cos'è? Ti permetti di essere libero. Perché? Perché quella parola, quella situazione, quella lamentela non porta conseguenza. Il problema è quando lo stesso impulso lo senti e lo porti nelle relazioni che continuano. Lì ogni pezzo con le tue parole tu crei dei pezzi, quelli lì rimangono e possono tornare in modi che in quel momento non immagini neanche. Allora io te ne faccio vedere 4. Guarda se ti riconosci in almeno una. Al lavoro, ai primi tempi, in un posto nuovo, era raccontare qualcosa di te per sembrare alla mano, per entrare, per creare le connessioni, no? Per cui che ti sembra quel modo lì di entrare nel gruppo e di essere capito, invece quella cosa è rimasta lì. E qualcuno l'ha tirata fuori in un momento sbagliato o è andata a dirlo agli altri e quello che avevi detto per cercare di creare una vicinanza è diventato uno strumento nelle mani sbagliate. Succede, diciamo così, nelle relazioni, in amore, una relazione nuova, quella che sentivi come un incontro d'anime. Hai raccontato qualcosa che è successo nel tuo passato, una debolezza. L'hai vissuto in un'altra vita, quando quella persona lì non c'era ancora. Anni dopo, nei momenti di tensione, la persona tira fuori quella confessione. Eh sì, perché tanto tu, quando sei in crisi, fai quella roba lì. Cosa è successo? Avevi cercato trasparenza e hai dato una leva. Succede nei rapporti familiari. Ti faccio un esempio: vuoi essere accettato dalla famiglia del tuo nuovo compagno o della compagna. Con la cognata senti affinità. È una storia vera. Ti apri, racconti cose tue fra donne, pensi che siano confidenze. Lei in quel momento non voleva farti del male, ma ha raccontato al proprio marito, che è andato a raccontare al fratello, che è il tuo compagno. E quelle confidenze hanno fatto il giro in una versione che non era più la tua. E poi c'è una quarta situazione, è la più subdola. C'è chi ti fa sentire capito, chi ti dice raccontami, e tu non vedi l'ora, racconti. Solo che quella curiosità lì non era curiosità, era un investimento. Quella persona stava costruendo la tua mappa, con il sorriso, con l'interesse, e quando arriva il momento, quella mappa l'altro la usa. Allora, qui ti ho raccontato queste 4 storie per vedere il meccanismo dietro. Il meccanismo è che tutto quello che diciamo con una certa intenzione non è detto che venga archiviato nella cartella che avremmo voluto. E mi spiego. Una confidenza, un episodio, una cosa che è successa una volta può finire nella cartella persona non affidabile. Beve, magari a te è successo una volta in 100 anni e l'hai raccontata, ubriacone, oppure hai mancato la parola una volta, instabile. Perché succede? Perché il giudice che c'è dentro l'altro, e ce l'abbiamo tutti, non sai mai come giudicherai quello che gli dici. E come lo archivi, e quell'archiviazione lì dura. L'altro ha la memoria lunga, si ricorda di quella cosa che hai detto dalla prima guerra punica in avanti e la tira fuori, la tirerà fuori, se la ricorderà quando gli farà comodo. E allora la domanda è una: perché tutti ci abbiamo messo la faccia bella spiaccicata qualche volta? Perché lo continuiamo a fare? Perché continuiamo ad andare ad aprire certi cassetti. 2. Il bisogno che non vedi. Perché c'è un'altra cosa che è più sottile, e questo è il pericolo maggiore. Quando racconti troppo di te, quando hai bisogno che l'altro ti capisca, ti approvi, ti dia la sua validazione, quella cosa lì l'altro lo percepisce, non devi neanche dirla, la sente e basta. E chi ti ascolta percepisce qualcosa, lo percepisce quel bisogno, quella come una fragilità. E allora succedono 2 cose: chi è in buona fede si allontana, non sa come gestire questa bulimia di confidenza, non vuole quel peso di robe personali, ma c'è chi ha altre modalità e fa l'opposto, si avvicina
perché chi cerca validazione è più facile poi da influenzare, più facile da tenere in una posizione di svantaggio. Per cui non stai solo rischiando con quello che dici, stai rischiando per come ti metti. E allora la domanda qua viene di nuovo, perché lo facciamo lo stesso? Perché tante altre volte c'è qualcosa sotto, come ho detto, quella fragilità, quel bisogno di validazione, lì sotto c'è la fame, c'è il desiderio di essere visti, di essere ascoltati, che qualcuno capisca finalmente la fatica che si fa o che si è fatta in certe situazioni. E allora quando senti che c'è qualcuno davvero interessato, viene naturale riversare tutto. È lì che si perde la misura. E a volte andiamo ancora più in profondità, c'è ancora qualcosa di più profondo. A volte c'è un peso, qualcosa che non si riesce a perdonarsi, che quel giudice interno di cui parlavo processa e risbatte fuori ogni giorno e si va a cercare fuori qualcuno che dica capisco, che ti assolva, ti dica che ci siamo passati tutti, non sei così strano come pensi. Il problema fondamentale è che l'altro non è lì per assolvere, non è un terreno neutro. L'altro, come ho detto, ha i suoi giudizi, le sue cartelle e quello che ti sembra uno sfogo diventa materiale, che quello immagazzina. Ma devo qua dirlo perché è importantissimo, c'è una credenza ancora più insidiosa, quello che sembra addirittura una virtù, la più subdola di tutte, quella che ti convince che stai facendo davvero una cosa giusta, non solo, ma anche doverosa. 3. La fedina penale. C'è l'idea che nelle relazioni nuove bisogna dirsi tutto, essere completamente trasparenti sul proprio passato, come se fosse un segno di onestà, di coraggio, di autenticità. Vengo fuori pulito, no? Dico tutto. Ma una relazione nuova, tieni presente, è un nuovo inizio. La fedina penale delle cavolate che uno ha fatto prima è pulita, amnistia. Quello che è stato, mettitelo bene in mente, è meglio lasciarlo là. La persona che hai davanti non ha bisogno di sapere certe cose fuori dal contesto che le hanno provocate. Fuori contesto, quelle robe lì che tu dici non raccontano chi sei, raccontano un momento, una stagione, una versione di te che forse non esiste neanche più. Perché? Perché si fa? Perché si vuole avere la fedina penale pulita dall'altro con la soluzione e si fa anche per creare una scorciatoia. Si vuole creare un legame forte subito, senza passare per la fatica di costruirlo davvero. Questo si fa anche nelle amicizie, seguimi. Raccontando tutto ci si mette a nudo, pensando che quella nudità crei intimità. Quell'intimità che poi io ci metto l'etichetta, no? Amicizia, grande amore, per dare quell'etichetta prima possibile. Però io ti dico, è come costruire il tetto prima ancora di costruire le mura. Sembra di fare in fretta, sembra di essere avanti, da grande soddisfazione, invece una relazione costruita così, al primo momento di tensione di vita vera, al di là delle aspettative, quel tetto lì ti crolla esattamente in testa e tu la frustrazione che senti non è solo delusione verso l'altro, è la sensazione amara, quell'amarezza di avere tu sì dato tutto, aver investito tutto e di non aver ricevuto in cambio quello che tu avresti voluto, quello che cercavi. Non c'è stato un rispecchiamento. Alcune cose va bene che rimangano solo nella tua memoria. Non è menzogna, è rispetto per te stesso e per quello che stai costruendo. Non metterci delle mine sotto traccia. E allora concretamente cosa si può fare? 4. Lo strumento. Leggi il registro. La prima cosa è imparare a leggere il registro dell'altro. Sentimi bene, se qualcuno ti chiede come stai, sta aprendo una porta, ma tu non sai quanto quella porta sia aperta, potrebbe essere spalancata, vuole davvero sapere, ha tempo, è curioso, tutto di me, o potrebbe essere socchiusa, ti sta salutando per educazione e sperare che tu dica bene, grazie.
La regola è semplice, rispondi a quello che ti viene chiesto, non di più. Ti chiede come stai, tu digli come stai in 3 frasi, non in 30, iniziando dalla malattia del tuo gatto e poi gira la domanda perché tante volte ci si scorda e tu? E se quello vuol sapere di più di te, della tua vita, delle tue vacanze, dei tuoi figli, lo chiederà. Se non te lo chiede, hai già tu la risposta. L'interesse si dimostra, non si presume. La seconda cosa importante è aspettare, non portarti avanti, non aprire cassetti che non ti sono stati chiesti, perché chi si porta avanti non può più tornare indietro. E poi una cosa importante, lo diceva la mia amica Marina, ricorda che ognuno di noi ha un suo migliore amico, ha un confidente, quello da cui va a dire guarda, ho saputo una cosa, lo dico solo a te. E allora quel fatto lì dell'amico va avanti come in infinito, un telefono senza fili, pensaci, quante volte anche tu l'hai fatto, lo dico solo a te. E allora mettiamo una bella linea, nel dubbio, quella cosa lì, non dirla, c'è sempre tempo per aggiungere. Una volta che hai fatto il passo, rifarlo all'indietro non si può e intanto ti proteggi. 5. Proteggi la tua storia. Allora, abbiamo visto che condividere va bene, non è il cosa, ma è il come. Si costruiscono legami veri, il problema è non accorgersi di quando si apre troppo, con chi non ha il contesto per riceverlo, con chi ha i suoi archivi e i suoi giudizi. Perché? Perché il rischio vero dell'oversharing non è solo che l'altro si faccia un'idea sbagliata di te, è che tu gli abbia dato la mappa di come funzioni, di dove andare a premere per farti reagire, di come sei fatto dentro. E allora prova a pensarci quante volte arrivano i momenti di tensione, di conflitto e quella mappa l'altro track, la tira fuori, è già lì nelle sue mani e tu ti senti una vittima, ma ricordati, prova a tornare indietro, la mappa, quella lì, gliel'hai data tu. Per cui ricordati di quello che dici e soprattutto a chi lo dici. Questo fa la differenza del mondo. Non correre ad aprire il libro, proteggi te dall'aprire quel rubinetto delle confidenze al massimo con chi o non gliene importa davvero, perché non chiede, e se non chiede hai già la tua risposta, e se chiede troppo, tu scappa e proteggi anche la tua storia, perché la tua storia è tua, solo tu sai perché hai fatto una cosa, solo tu sai cosa c'era davvero dentro quel momento lì. Prova a pensare, magari la racconti col sorriso, no? Una cosa che ti è successo, sorriso sulle labbra, ma te in quel momento là ha fatto piangere, l'altro non lo sa, prende quel pezzo, prende il tuo sorriso, prende la tua leggerezza e ci costruisce la sua versione. E quella versione può restare lì per anni, silenziosa e tornare fuori quando meno te lo aspetti. E allora, ascolta me, ricorda chi sei davvero. Tu lo sai, credici alla tua storia, perché hai fatto le cose, perché sono successe, come ti sentivi allora, che cosa sapevi. E la tua storia è solo tua. E allora, sai cosa devi fare? La devi custodire. Custodisci te, custodisci la tua storia. Abbiamo finito, troverai nella descrizione il link per scaricare il materiale, il PDF che ti aiuterà a ricordarti tutte queste cose, il link per iscriverti alla newsletter, ogni domenica arriveranno dei pensieri solo per te, il link al corso, che altro dire, iscriviti al mio canale, lascia un like, scrivi un commento, aiutami a farlo crescere e poi ascolta, la tua vita è tua, tu lo sai com'è. Mettici tu i colori, non aspettarli dagli altri e soprattutto che la tua vita, tu lo sai con quei colori lì, sarà bellissima.